Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dall'editoriale, quello del lunedì, quello classico ormai, insomma, quasi 1 anno e mezzo ormai che va avanti questa storia. 17 febbraio del 2025, buona settimana a tutti, settimana di Champions League. Domani ci sarà il lungo avvicinamento alla partita con il post partita alle 20:45 circa, perché vi ricordo che la gara è alle 18:45 per magari qualcuno se lo fosse dimenticato. Tra poco mi vedrete, a me e a Beatrice Sarti direttamente da Milanello per la rifinitura e per la conferenza stampa di Sergio Conceição, più di un giocatore ovviamente. Tra l'altro, mi è venuto in mente adesso, la conferenza e l'allenamento, il celebre bar 800 di Carnago ci ospiterà come sempre per insomma, nell'interregno tra una cosa e l'altra, avrò tutto il tempo per rispondere qui ai commenti. Siccome ho già letto quelli di ieri, risponderò anche a quelli di oggi, quindi se volete lasciare un commento su una delle tante cose che tra poco racconteremo, c'è la possibilità poi chi mi metta lì, visto che c'è un po' di tempo tra uno e l'altro, di rispondere anche a voi, direttamente da Milanello in pratica. Detto questo, partiamo perché ci sono un po' di cose da approfondire più che da dire. L'unica cosa che vi dico oggi non è tanto i like eccetera, ma le iscrizioni che trovate qua di fianco dove c'è la parola lunedì, vedete che sopra c'è la filigrana di un diavoletto, se ci passate sopra e non siete iscritti vi potete iscrivere direttamente lì. Lo so che è una rottura di palle quello che vi faccio, però ragazzi, mi tocca. Very unpopular opinions oggi l'ho chiamato l'editoriale, perché sì, so che magari in alcune cose andrò un pochino contro quelli che sono i pensieri di qualche tifoso, ma d'altronde, insomma, siamo chiamati anche un po' a fare questo. Siete voi chiamati a fare questo, perché ognuno di noi ha una testa pensante a sé stante, scusate il gioco di parole, e quindi mi sembra anche giusto che a fronte di magari quello che penso io, voi possiate rispondere nei commenti e poi ne parliamo per iscritto, oppure non so, magari nel prossimo futuro potremo anche acchittare una trasmissione tipo posta. Potrebbe essere un'idea così da dare lo spazio a tutti, magari chi non ha tempo per telefonare, eccetera. Detto questo, partiamo. Partiamo con la prima delle unpopular opinions, cioè quella principale, Teo e Leao. Ehm, parto prima da Teo. Allora, prima di vedere, diciamo così, l'effetto di un qualcosa, cioè un Teo che da 1 anno, forse anche 1 anno e mezzo, non è più, almeno dal punto di vista della costanza, il Teo che abbiamo visto per 3, 4 stagioni, forse addirittura anche qualcosa in più. Adesso mi sono un po' perso. Però, soprattutto nei primi 2/3 della sua esperienza al Milan, siccome, lo faccio di lavoro e non lo faccio, tra virgolette, "da bar", con tutto il rispetto che c'è per il bar, perché non mi posso fermare a gioca bene, gioca male, chi se ne frega, se gioca bene è il migliore del mondo, se gioca bene è venduto subito. Proviamo a fare, tra virgolette, insieme un piccolissimo viaggio su perché ci ritroviamo in questo momento Teo Hernandez così. Perché l'effetto lo vediamo tutti, credo che tutti siamo concordi nel dire che non è più né il Teo dell'anno scorso, né tantomeno quello di 2 anni fa, né tantomeno quello di 3 anni fa. Credo che sia abbastanza sotto l'occhio di tutti e nessuno può dire il contrario, questo è abbastanza un fatto ormai conclamato. Mi devo chiedere il perché, cioè la causa che ha portato a perdere quello che per 3, 4 stagioni è stato, almeno a mio giudizio, poi non so cosa ne pensate voi, però era il giudizio più o meno comune, nei top 5 del ruolo al mondo, a volte è stato forse addirittura nei top 3 del ruolo al mondo, ad avere invece questo Teo Hernandez. Mi devo chiedere il perché possiamo farlo, siamo tutti tifosi davanti a un caffè, di dire: "Via, gioca male", oppure come detto prima: "Ah, ha fatto gol, guarda è il migliore del mondo." Cosa dici? Io invece devo fare un passo indietro, volevo fare un po' insieme, chiederci il perché ci siamo ritrovati in questo momento questo Teo Hernandez. Possiamo dire tante cose. Ehm, Probabilmente una scarsa, diciamo così, attitudine a riconoscere più questa società che la precedente, punto numero 1.
Forse riconoscere una mancata volontà di vincere in questa società rispetto alla precedente? Magari uno scarso professionismo del giocatore che per 3, 4 anni, con le giuste motivazioni, anche dall'esterno, quando è stato il momento lui di trovare magari da solo le motivazioni, come in teoria un professionista deve fare, non è riuscito a farcela e quindi è andato incontro a queste prestazioni? Un calo fisico? Un calo mentale in generale? Un calo dovuto alla scarsa considerazione della gestione del suo contratto? Che, apro e chiudo parentesi, perché siccome questo mi tiro via 'sto sasso, perché non è un sassolino, è un sasso. Per 2 o 3 mesi ci siam presi male parole, da giugno a settembre, di quando vi dicevamo che la questione rinnovo di Teo Hernandez non era una questione che era stata procrastinata, ma era sotto controllo. Tutt'altro. C'era mancanza di rapporti, mancanza di idee e mancanza di progettualità su Teo Hernandez. Questo può aver influito sul suo rendimento perché ha fatto capire al ragazzo che la società non punta su di lui? Io metto tutti insieme. Poi, come detto, lo facciamo quasi insieme questo viaggio sul perché. Ho perso un giocatore che in Serie A mi spostava. Cioè, io mi sono messo qui a fare questo, non su Okafor, con tutto il bene e il rispetto su Noah, non su boh, datemi un altro giocatore normale, Chukwueze, Loftus-Cheek, o chi per esso. Lo faccio per un giocatore che in Serie A spostava tanto anche in Europa, è titolare della nazionale francese, è un giocatore che nella Serie A, nella Champions League e in nazionale sposta. È un giocatore che per il Milan vale tanto, anche proprio a livello di qualità in campo. Quindi mi devo chiedere perché sto perdendo questo patrimonio e non è così facilmente replicabile il Teo Hernandez le prime 3-4 stagioni. Io capisco che davanti agli occhi in questo momento abbiamo questo Teo Hernandez che è un cattivo Teo Hernandez, ma io non posso dimenticare quello che mi portava Teo e che ho perso. Per colpa mia? Per colpa sua? Per colpa di tanto? Non lo so. Io so che in questo momento Teo non ce l'ho più e per me tutti gli attori che sono in questo momento protagonisti, lui, questa società e direi basta, sono parte in causa del problema e nessuno si può sottrarre dalla questione. E mi dispiacerebbe veder morire la questione così, quasi per inedia, quasi come da amanti un po' così, che ci si è voluti tanto bene, ma che adesso non ci si riconosce più e non si attende altro che il giudice, che gli avvocati sistemino le carte per la separazione. Il Milan perde tanto senza Teo Hernandez, perché non si trova dietro l'angolo un giocatore come ha fatto nei 3-4 anni di top Teo Hernandez. Ragazzi, riavvolgete il nastro di quello che è stato Teo Hernandez e capirete che non è così facile da sostituire così, d'emblée. Poi è ovvio che io non voglio difendere... fermi tutti. Non voglio difendere nessuno, non mi interessa, non mi dà niente nessuno, non mi danno soldi, non mi danno niente, non me ne frega niente di difendere questo o quell'altro. Mi interessa capire il perché un patrimoni in generale del Milan si perdono per strada. Vado a Leao. Eh, Anche qui, l'ho detto nell'editoriale, ho visto qualche commento dell'editoriale di ieri, di domenica, sulla questione Rafa. Provo anche a rispondere in questo magari. Se pensiamo di chiedere a Rafael Leao quello che fa Vinicius, Vinicius è al Real Madrid. Non gioca nel Milan settimo, ottavo, nel Milan che ha vinto uno scudetto negli ultimi 10 anni, nel Milan che ha fatto una semifinale di Champions negli ultimi, boh, non mi ricordo neanche più quanto purtroppo. Eh, Vinicius gioca là. Se gli chiediamo di fare il Salah, Salah gioca al Liverpool. Non c'è Leao al Liverpool, non c'è Vinicius al Milan e non c'è Leao non c'è Salah al Milan. Così come se gli chiediamo, che so, di far Rafinha, Rafinha gioca al Barça. Se Leao è al Milan a 26 anni è perché ha tanti pregi da spostare molto in Serie A e l'abbiamo visto
perché anche qui è innegabile quanto sposta Rafael Leao, perché può piacere o non piacere, può essere indolente o essere un campione, può essere quello che volete, ma è il giocatore che nella nostra squadra, insieme a Christian Pulisic, sposta di più negli ultimi 2 anni e tolto Pulisic che prima non c'era, negli ultimi 5. Quindi è un giocatore che anche qui devo imparare a conoscere e a sfruttare. Pensare che Rafael Leao diventi Vinicius per me a 26 anni inizia a diventare un'utopia. Criticarlo perché non torna, criticarlo perché è svogliato, è giusto, è corretto. Non sto dicendo questo. Capisco che un giocatore del genere faccia, tra virgolette, anche arrabbiare, perché dici: "Ma caspita, con un poco in più potresti essere all'altezza di". Ma non lo sarà. Bisogna non accontentarsi perché è brutto, ma prendere il bello che ci porta e capire che è già tanto. Non sarà mai probabilmente un campione epocale, forse da pallone d'oro, eccetera, ma sarà un giocatore che per la nostra Serie A sposta ancora tantissimo e lo state vedendo anche nell'ultima partita, perché è lui che fa destro-sinistro salta l'uomo, è lui che sinistra imbuca per Jimenez, è lui che si butta nello spazio e prende quel bellissimo passaggio di Jimenez, è lui che di esterno destro manda in porta Jimenez, è lui che nella Supercoppa fa le cose principali, è lui che negli ultimi 2 mesi ha fatto tutte le cose principali del Milan e quando non c'è stato è perché il Milan non c'è stato, non è che allora c'è stato qualcun altro, perché il buon Christian Pulisic le abbiam tirato talmente il collo che lo vediamo è abbastanza cotto e il terzo che ci aveva dato una grande mano finora, cioè Tijani Renders, idem. Quindi anche su Leao, lo so che è un'opinione molto impopolare, ma portiamoci a casa quello che ci può dare. Capisco che faccia arrabbiare, fa arrabbiare pure me, lo sanno anche chi è in radio, che io pretenderei molto di più da Rafa, ma non posso, diciamo così, buttare via quello che lui ci può portare, perché anche qui di Rafa e Leao non è che si trovano dietro l'angolo. Abbiamo fatto 1 mese a invocare la titolarità di Noah Okafor, come se fosse questa la soluzione del male del Milan, via l'indolente Leao, dentro il volenteroso Okafor. Con la volenterosità si fanno le squadre, non si vincono i tornei. Non si vincono anche coi Politano, anche coi Salmaker, anche con i giocatori che ti aiutano. Poi per vincere qualcosa devi sempre andare a chiedere un aiuto a quelli là e quelli là non ce n'è tantissimi in giro. O ci sono i campioni, ma fan vincere le Champions League, o ci sono i giocatori, gli ottimi giocatori, che sono i Leao e compagnia, eccetera, che però, visto che non c'è tutta sta penuria e non è che abbiamo il portafoglio strapieno, non butterei domani mattina. Tutto qua. Altra unpopular opinion, il rispetto che c'è, anzi no, c'è come se stavo prima, me lo stavo perdendo. Sul mister sarò rapido perché ne ho parlato anche ieri. L'allenatore del Milan, che è Sergio Conceição, sta facendo un buon lavoro. Non posso dire il contrario. È innegabile che dal punto soprattutto di vista dei risultati sta ottenendo il massimo per il poco tempo che ha. Nessuno lo mette in dubbio. Non stavo dicendo quello e non voglio dire questo. Il mio è un discorso diverso. Il mio è un discorso di un altro tipo, che non chiede sicuramente la testa di Conceição. Sono ben chiaro, non sto chiedendo nessuna testa, non sto dicendo che il problema del Milan è Conceição, tutt'altro. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che Sergio Conceição, da quando è arrivato, per mancanza di tempo, per mancanza di voglia, per mancanza di capacità, decidete voi cosa, non ha risolto i problemi. È riuscito a mettere dei gran cerotti che per ora tengono, a volte non tengono più, come è successo in alcune partite, lo vediamo, perché appena c'è uno strattone un po' più forte dell'avversario, il cerotto fa fatica a star su e la ferita si riapre. Feyenoord, Zagabria, in parte il secondo tempo con l'Inter nel derby, la Juventus. Quindi, vabbè, Parma lasciamo perdere che è stata anche figlia di un prepartita quantomeno agitato, diciamo così. Ma i cerotti che sta mettendo con Sessao li apprezzo e sono forse la cosa
principale che può fare, è l'unica forse che può fare in questo momento, portare a casa più punti possibili perché? Perché il calendario in Serie A finora ci ha detto bene, non ci ha detto granché male. Abbiamo avuto soltanto 2 scontri principali, cioè Juve e Inter, peraltro facendo un punto, ma le altre le abbiamo portate a casa in un modo, in nell'altro, in un'altra ancora, buttando via pochi punti, perché alla fine abbiamo fatto 14 in 7 partite, se non ricordo male, quindi la media è molto semplice, sono 2 partita. Quindi sta facendo bene. Io sto dicendo un'altra cosa, che per il medio periodo, cioè per chiudere la stagione, qualche problema di quelli che ci stiamo portando dietro, bisognerà cercare di risolverlo e non di mettere cerotti, perché il cerotto funziona 1 mese, funziona 2, forse funziona 3, ma per funzionare per 6 mesi, cioè da gennaio a giugno, non so se regge. Uno dei tanti problemi, la mentalità, e non l'abbiam corretta, perché lo vediamo ancora come approcciamo le partite. La produzione offensiva non l'abbiamo corretta, perché la nostra qualità di gioco è quella che è. Abbiamo in parte corretto la solidità difensiva, anzi la mancanza di solidità difensiva, anche se era, devo essere onesto, un viaggio che sta iniziando già a fare a Fonseca. Ma insomma, non abbiamo preso tantissimi gol, devo essere onesto. Ma in tutto questo è ancora una squadra che fa una fatica tremenda a vincere le partite, perché se andiamo a vedere le ultime, tolta la Roma, che ha vissuto anche un po' dell'entusiasmo del mercato, Joao Felix, eccetera, 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 ci sono Parma, ci sono Como, ci sono, beh, ieri, e poi qualche sconfitta qua e là. Quindi, eh, capite bene che non è, diciamo così, un giudizio negativo sull'allenatore, è un apprezzo i cerotti, ma non so quanto possano tenere questi cerotti, perché abbiamo già detto più di una volta, ad esempio sulla proposta di gioco, che se vai a fare pressione alta senza le gambe, senza la testa, senza essere bravo a farlo, paghi male, come è successo col Feyenoord. Se invece fai un determinato tipo di gioco, cioè ti abbassi e provare a ripartire, magari paga un po' di più. Il mio è un discorso un pochino più generale, come avete capito, sperando di, e chiudo sulla squadra, che il nostro centrocampo regga, perché lo vedo in palesissima difficoltà. E non è dicendolo che si riprendono l'energia, si stancano di più, come ogni tanto ho sentito dire, sta boiata. Ma il nostro centrocampo è qualcosa di molto incerottato, ecco, forse la cosa più incerottata di tutti. Apprezzo, diciamo così, lo spirito di volontà che ci stanno mettendo Fofana, Reinders, Musa perché insomma fa tanti ruoli e spesso è sempre adattato e non credo che sia adattabile bene in nessun nostro modo di giocare, perché per quanto mi riguarda è una mezzala che porta palla e non può farlo nemmeno né sull'esterno né nei due. Quindi Fofana lo vediamo, inizia ad avere un'oretta di gioco nelle gambe e quell'oretta che fa non è il Fofana, perché non sei un giocatore di fisico. Quando lo abbandona il fisico, la prestazione decade. Reinders, se lo abbandona il fisico, i piedi non è che li si stortano, rimangono quelli, quindi qualcosa di buono ancora porta a casa. Ma se Fofana gli manca il fisico, gli manca il 70% del suo gioco e quindi va giù. Va giù a prendere 5 in pagella, metaforicamente. Non va giù come a volte succede per Reinders che prende 5,5, 6 meno, comunque a volte si barca meno. Vabbè, le ultime 2 o 3 cose velocissime, perché risposte ai commenti più o meno le ho già detto poco fa. Rispetto, è un discorso che ho già fatto, lo rinnovo. Riusciamo a, lo dico anche a me stesso, quindi, a essere rispettosi uno dell'altro. L'ho detto col noi, perché davvero mi ci metto in mezzo in questa situazione, però siccome non esiste nessun bancale di libreria, nessuna biblioteca antica, il manuale del perfetto tifoso, non esiste. Non esiste perché nessuno l'ha scritto e nessuno lo può scrivere. Perché, come ho sempre detto, è talmente una passione grande che c'ha talmente tante sfaccettature che non esiste la cosa migliore. Non esiste essere migliori se avete visto il Milan in Serie B, non esiste.
perché se no io, che so, che ho 38 anni, dovrei rinfacciare al ragazzo di 18 di non aver visto il Milan che vince la Champions League, il Milan scintillante di Ancelotti, di Capello, di Sacchi. Gli dovrei dire: "Ah, tu ti emozioni per un 1-0 in casa, non sai nemmeno cos'è il grande Milan". Non lo posso fare, perché nessuno di noi è il perfetto tifoso. Ehm Riuscire a rispettare quello che è i desideri e le passioni di tutti sarebbe un gran primo passo. Se un tifoso dopo la partita di ieri è completamente scazzato, ha tutte le ragioni per esserlo, da tifoso al 100%. Se invece è contento perché comunque il Milan ha vinto, ha portato a casa i 3 punti, ha tutte le ragioni per esserlo. Non c'è nessuno dei 2 che è sbagliato. Quando smetteremo di rinfacciarci le cose belle, le cose brutte dell'essere tifoso, si farà un grande passo, succederà? No. Ma prima o poi spero che si tenderà a farlo. Ma una cosa mi sto strozzando. Scusate. Ma mi fermo anche perché sto per tirare gli ultimi. Una cosa sullo stadio, velocissima. Mhmm Qui faccio l'esatto opposto, scusate. Ma sullo stadio penso di essere invece molto poco democratico. Sono 4/5 benedetti anni che seguiamo come radio e in particolare mi tocca seguire in maniera personale la questione stadio con tutto il bene, tutta l'onestà, penso e con il massimo dell'arroganza, scusate qui, penso di saperne di più di molti altri che ne parlano e ne scrivono così, senza cognizione di causa. Ehm, Capisco che magari il video che è uscito sabato possa avere dei lati bui e oscuri, e che sia a volte stato un giro di parole per non dire magari un nome o un cognome o un fatto. Lo capisco. Ehm, Magari cercherò nel prossimo di metterci qualche nome e cognome, perché tanto più o meno io penso di aver fatto intuire. Ma comunque è giusto anche non essere così, ehm, labili, è giusto anche essere un pochino più chiari. Quindi magari nel prossimo sarò più chiaro, ma se volete farvi un'idea di quello che è il dualismo che c'è all'interno del Milan e diciamo così, il fattore stadio è la cartina di tornasole di una situazione che è in questo momento un po' a 360 gradi, vi rimando al video che è uscito sabato mattina, perché vi fate un'idea un pochino più chiara. È molto arrogante come discorso? Sì, me ne rendo conto, ma il lavoro che c'è dietro è talmente tanto grande e ampio che onestamente spero possa essere riconosciuto in maniera diversa rispetto a chi magari si mette seduto davanti a uno schermo, ma non sto facendo riferimento a niente e nessuno, per carità di Dio. Io sto facendo semplicemente un discorso legato a chi magari nei commenti ha scritto: "Ah, le solite cose, dette ridette, detta da tizio, no, però, vabbè, mi fermo qui. Ci ritroviamo tra poco per Mattino Milan direttamente da Milanello. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco per un lunedì di avvicinamento a Champions.